Su questa racchetta c'è l'autografo della giocatrice numero 1 del mondo e devo dire che secondo me se la merita. Cazzuta, bella bella cazzuta questa racchetta. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul canale. Anzi, ciao ragazze e ciao ragazzi, inizia a muoversi qualcosina, inizia a crescere il pubblico femminile e speriamo che con la recensione della racchetta della numero 1 del mondo, Iga Świątek, questa percentuale aumenti un pochettino. Lei è Tecnifibre Tempo 298 Iga, la racchetta sponsorizzata da Iga Świątek, numero 1 del mondo, abbiamo appena detto, e devo dire che è una racchetta molto interessante perché ha dei contenuti che la rendono soprattutto efficace, una racchetta che ritengo abbia un'efficacia non comune tra i telai under 300 grammi, ma 2,98 ragazzi, possiamo definirla tranquillamente 300 grammi. E allora scopriamo subito la scheda tecnica di questa racchetta, perché parliamo di 98 pollici di piatto, schema corde 16-19, bilanciamento a 32 cm, classico, tipico delle 300 grammi, un'inerzia di 321-322 punti incordata con le Tennis Point Premium Pro e, udite udite, una rigidità di 71 punti, quindi parliamo di una racchetta sicuramente non morbida, però è probabilmente anche questo che le dona gli attributi che dimostra in campo. Giusto un piccolo cenno per quanto riguarda la fattura di questo telaio, devo dire che Tecnifibre le cose le sa fare, dal punto di vista dell'estetica, degli accoppiamenti dei materiali, è una racchetta sicuramente fatta bene. Toccandola si sente veramente un prodotto premium. Non solo, ci sono delle scelte che io ho sempre apprezzato da parte di Tecnifibre, come i passanti che consentono di chiudere il nodo praticamente sopra il telaio, un sistema proprietario di Tecnifibre che ultimamente era un po' scomparso e su ETF40 non è stato riportato, ma su questa racchetta ritorna e devo dire che lo ritengo molto interessante, veramente a prova di incordatore negato, e qui davvero adoro questo sistema perché ti mantiene i passacorde sempre nuovi, anche se il tuo incordatore diciamo ha la manina un po' pesante con i nodi. Non solo, perché abbiamo l'Armor Cap, io adoro l'Armor Cap, questa soluzione qui, anche se devo dire qualche rumorino, sì lo fa, eccolo qua, sì, qualche rumorino un poco lo fa, non è un discorso diciamo di accoppiamenti, è una plastica un pochettino un po' più dura, però l'Armor Cap è così e si prende quel pochettino di spazio per proteggerti il telaio, serve a quello, sì ogni tanto toccandolo è un po' plasticoso ma non è niente male. Manico per gli amanti diciamo del genere head, ricorda tantissimo il TK82, familiare sicuramente, e poi chiaramente il bellissimo fondello con il logo che purtroppo non fa accedere agli steli, però devo dire che esteticamente fa la sua parte. La racchetta, osservandola di base, è una T-Fight ma più cazzuta rispetto alle solite T-Fight. Al solito ragazzi, prima di scoprire come va in campo vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video, perché è il modo migliore in cui potete sostenermi e far crescere questa community e aiutarmi a fare sempre cose più belle e più interessanti. Abbiamo già superato i 6.000 iscritti abbondantemente, puntiamo a 10.000 entro la fine dell'anno e io so che con il vostro supporto ce la posso fare. E allora come va questa signorina tanto bianca? Tecnifibre insiste a proporre racchette bianche, anche se storicamente le racchette bianche non hanno avuto granché fortuna dal punto di vista delle vendite, ma almeno il bianco va ad identificare molto facilmente le Tecnifibre. Lei in ogni caso è una racchetta che va davvero molto bene, è una racchetta che si propone innanzitutto come un telaio che ha sia potenza facile sia potenza elevata. C'è da dire subito che non è una racchettina facile in assoluto, ma avendoci un minimo di tecnica riesce a darti tutto quello che deve ed anche di più. Quello che mi ha particolarmente colpito è il modo in cui fa uscire i colpi, perché con lei la palla cammina tanto. Di fatto questa rigidità alta su questo fusto, che in sostanza è un flat abbastanza abbondante, quindi parliamo di 22 mm di spessore, fa un gran lavoro, perché lei è un po' una racchetta Frankenstein tra una profilata ed una classica dal punto di vista diciamo delle prestazioni, quindi ha quella potenza facile ma allo stesso tempo una potenza alta, ma ha più controllo perché è un piatto 98, è uno schema 16-19 non particolarmente aperto, quindi non ti schizza mai troppo via la palla, ma è un combinato di cose che ci giochi e dici sì, il feeling non è quello delle racchette più pure, ma quanto cazzo va bene questa racchetta? È il pensiero che ho avuto costantemente tutte le volte che ci ho giocato. Lei onestamente va davvero bene, perché ripeto, spinge forte, non è quella spinta che non riesce a controllare, è una spinta che comunque all'inizio un po' devi imparare, ecco, perché comunque lei è generosa dal punto di vista dei colpi blandi, quindi lì è molto comoda, però poi quando la porti verso il limite più alto non è una racchetta sparacchiona e quindi
ti lascia spazio per il braccio, ti si lascia completare molto bene. Questa sua indole le permette di essere una racchetta estremamente completa ed estremamente belligerante, ma conservando una dose di facilità, ripeto, che è sicuramente mutuata dal mondo delle profilate. Dalle profilate però non va a mutuare il controllo, perché sicuramente controlla di più, mentre mi sarebbe piaciuto appunto più feeling per quanto riguarda il tipo di impatto, perché indubbiamente va detto che è un po' più secca rispetto alle tipiche racchette classiche, ma lo sappiamo, lei arriva dal mondo T-Fight non ha mai brillato, ecco, dal punto di vista del feeling, è sempre stata un po' secca, ma T-Fight ha sempre avuto nella sua secchezza, nella sua rigidità, quel punto che ti aiutava a fare di più in campo ed anche più facilmente. Lei fa lo stesso, ma aggiunge maggiore rigidità rispetto a T-Fight, mette un po' più di massa perché si sente che il telaio è un po' più polarizzato, quindi esplode abbastanza di più, e quindi possiamo dire che dal fondo è una bella mazza, una bella bombardiera, ecco. Quindi per 298 grammi, diciamo 300, perché lei effettivamente ne pesa 300 sulla bilancia, è una racchetta che si difende molto molto bene e spinge come una dannata. Devo dire che tra le 300 lei si pone, tra le 300 classiche, come probabilmente la più potente, perché è carica, perché è reattiva, perché è rigida, e questo è il vantaggio, e quindi molto efficace. Non tantissimo sul colpo piatto, dove sì, un po' di sbavatura ci sta, perché comunque è una racchetta rigida, che è una racchetta che comunque tende a sparare di più, però attiva subito controllo quando vai a dare un minimo di spin. Tuttavia con lo spin ti permette veramente tanto, lei ha un top spin della Madonna, veramente funziona benissimo il top spin, non è una pure aero chiaramente, ma per essere una classica ha un top spin molto accentuato, molto modulabile e molto controllabile in generale, quindi piuttosto immediata dal punto di vista meccanico del gioco. Sì, le manca quell'attimo di sensazione, ma non è così invalidante dal dire ok, la racchetta è disconnessa, perché il feedback in sostanza comunque è abbastanza sincero, quindi ti dona una buona fiducia sui colpi, su tutti i colpi, anche quando vai a spingere pesantemente. Anzi, devo dire che il feeling migliora proprio quando vai a salire con il regime di gioco e ti trasferisce meglio l'impatto. Quindi molto bello il top spin, palla pesa, la palla cammina, la palla è consistente, lei è sempre consistente nelle sue manifestazioni e l'ho molto apprezzata per questo motivo, perché è adatta a chi vuole giocare in maniera piuttosto aggressiva, a chi ricerca comunque un impatto veloce, a chi cerca un impatto aggressivo. Lei funziona veramente bene senza richiederti troppo fisicamente, perché alla fine stai lì 320, 321, 322 punti di inerzia, è roba che comunque un braccino un po' allenato riesce a sostenere praticamente sempre. Certo, un braccio più forte ne riesce a ricavare di più, la riesce a strapazzare, la riesce a comandare al 100%, e probabilmente è la migliore soluzione per sfruttarla, perché quando il telaio comunque è irruento, certo il braccio, se riesce ad andare più veloce, più riesce a controllare il telaio. Dal punto di vista invece del back, un back abbastanza generoso, tende a svolazzare un attimo, però prese le misure, diciamo, si riesce a sfruttare un po' più in comodità. Migliora la situazione quando vai a giocare un back un po' più aggressivo, quindi a tenerlo un attimo più dentro per quanto riguarda lo spin, e magari lavorarlo anche con del side spin. Lì si configura, diciamo, come un back sicuramente migliore. Quindi diciamo che il back a mezzo braccio non le piace. Chi gioca il becchettino, diciamo, appoggiato non si troverà tanto bene, si troverà meglio chi invece tende a tagliare abbastanza e quindi a lavorare la palla, e riuscirà a comandare meglio sicuramente il back. In generale è un back che comunque mi piace, perché è un back tendenzialmente aggressivo e il taglio netto dà comunque i suoi frutti. A rete non male, meccanicamente gioca molto bene le volée, un po' troppo gratuita sui colpi blandi, si riprende, diciamo, con lo spin, e quindi il tocco con un poco di taglio sicuramente aiuta per quanto riguarda sensazione e controllo. In generale a rete non è affatto male, ha sempre la sua potenza, qualche volta ti punta la palla, diciamo, un pochettino più avanti rispetto a quello che ti aspetteresti, ma una volta conosciuta si prendono le misure e non è niente male anche dal punto di vista delle volée. Per quanto riguarda il servizio, abbiamo una racchetta che secondo me al servizio è ottima. Questa è una racchetta che al servizio richiede non tantissimo, richiede abbastanza ma non tantissimo, ma ti restituisce veramente tanto. È molto gratuita dal punto di vista dell'uscita, ha un buon servizio piatto, un buon controllo anche sul servizio piatto, che non è il controllo più preciso delle 18-20 classiche, ma diciamo non si discosta troppo dal controllo delle 16-19-98, ecco. Tendenzialmente una racchetta abbastanza precisa, ma soprattutto potente. La prima di servizio è veramente molto potente, l'ho molto apprezzata per come esce la palla, e devo dire che il colpo piatto al servizio è soddisfacente.
Allo stesso livello posso mettere anche lo slice, veramente consistente lo slice di questa racchetta, che funziona veramente bene, la curva si riesce a modulare piuttosto bene, tendenzialmente è abbastanza curva, quindi l'esecuzione timida non le piace tantissimo, le piace più l'entrata decisa, ma lei sullo slice devo dire che fa davvero tanto bene e fa uscire colpi che non sono mai banali. In generale al servizio nessun colpo è banale con questa racchetta, ma nemmeno dal fondo, e bisogna dirlo che lei è efficace al servizio, veramente efficace, mi è molto piaciuta per come lavora al servizio, anche sul kick, dove non male l'uscita di questa racchetta, devo dire che entra molto bene dal punto di vista delle rotazioni e il kick si fa apprezzare perché è molto complesso, la palla è energica, la palla va via molto facilmente, anche troppo facilmente, infatti un po' di lunghezza se la prende il kick e bisogna entrare di gamba e di braccio veloce soprattutto in altezza, perché comunque lei tende già a sparare un po' di suo e quindi conviene concentrarsi sul colpo diciamo lavorato, che lei la potenza ce la mette tranquillamente da sola. Bene, veniamo al perché comprarla e perché no. La comprerei perché è potente, la comprerei perché è facilmente potente, la comprerei perché lo spin dal fondo e al servizio si fanno veramente molto apprezzare, la comprerei perché ha dei tratti di facilità che altre classiche non hanno e ha dei tratti di potenza che tante altre classiche da 300 grammi non hanno. Non la comprerei per il feeling, perché comunque la racchetta secca è una racchetta rigida, quindi un braccino un po' più delicato qui ci ricava poco o comunque resiste poco, è secca all'impatto, non è comunicativa quanto altre soluzioni, ma lei è spinta soprattutto dal punto di vista della prestazione. Attenzione, non vibra, perché la racchetta comunque è tenuta a bada dai 1000 sistemi di Tecnifibre, ma comunque resta una racchetta che tendenzialmente un po' duretta lo è. A me personalmente piace, io adoro questo genere di telai e devo dire che con l'Actifight negli anni ho sempre avuto un buon feeling e mi sono sempre piaciute, e soprattutto le soluzioni come lei intorno ai 300 grammi, proprio per il fatto che di peso si lasciassero gestire, ma che di prestazioni comunque potessero dare qualcosa. Quindi con un braccio che la riesce a completare e a dare manforte a questi 300 grammi, anche a questa rigidità, a questa uscita energica, devo dire che con lei ci si ricava veramente tanto. E non vi lasciate ingannare dal fatto che sopra ci sia la firma di Iga Świątek, che per quanto numero uno del mondo è sempre, come dire, una ragazza, anzi una ragazzona. Ho avuto modo di conoscerla a Parigi e devo dire che è una ragazza stupenda, molto alla mano, ma anche una mano pesante, quindi tanti ragazzi, tanti uomini possono giocare con lei senza problemi. E vediamo la pagella finale per quanto riguarda questa Tecnifibre Tempo 2,98 con tutti i voti. Bene ragazzi, vi ricordo che Tecnifibre Tempo 2,98 è disponibile presso il mio partner tennispoint.it, dove potete sfruttare sia il codice sconto del 5%, sia il nuovo voucher da 20 euro che potete richiedermi sempre tramite messaggio privato su Instagram. E vi ricordo che però che il voucher da 20 euro scade il 30 settembre, per cui se lo volete dovete fare presto a richiedermelo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.